Ciao a tutti, benvenuti! Oggi vi voglio insegnare dei punti di digitopressione e anche darvi dei consigli alimentari per casi di insonnia, per farvi dormire come un ghiro. Tante volte si può migliorare la qualità del sonno con cambiamenti semplici delle abitudini alimentari, dell'esercizio fisico oppure la gestione dello stress. Nella medicina cinese tante volte la mancanza di sonno ci viene per un deficit di sangue, cosiddetto sangue o yin, soprattutto nelle donne, che si dice che siamo sempre in deficit di sangue. Praticamente si dice che quando lo spirito, lo Shen, non sta ben ancorato nel sangue, durante la notte galleggia e quindi non ci permette di avere un sonno profondo. L'alimentazione è molto importante. Possiamo mangiare la carne, ovviamente. Per chi non vuole mangiare la carne spessa ci sono tanti altri cibi. Quindi innanzitutto possiamo mangiare qualsiasi cibo rosso. In medicina cinese si fanno delle associazioni tra i colori e gli alimenti, quindi qualunque cibo rosso può nutrire il sangue o regolare il sangue. Quindi pensate alle fragole, giuggiole, anche le barbabietole che quando le tagliamo sembra che sanguinano, bacche di goji e qualsiasi altra cosa rossa. Poi molto importante sono tutti i frutti di mare, tipo le cozze, totani, seppia. Tutte queste cose nutrono il sangue, nutrono lo yin, e anche tutti i cibi di colore scuro, tipo i fagioli rossi, i datteri, il miso, anche tutti i semi scuri, quindi di chia, papavero, di zucca, semi di sesamo nero. Questi alimenti aiutano a nutrire la parte yin, ossia acqua del corpo, quindi la parte nutritiva che ci calma, ci fa dormire e ci fa rigenerare. Andiamo sui punti. Questi punti aiutano il corpo a regolare il sistema nervoso, endocrino, immunitario e circolatorio. E praticamente la digitopressione, l'agopuntura aiutano il corpo a autoregolarsi, promuovono la capacità innata del corpo a sanarsi. Piccola premessa: questi punti sono molto efficaci, però sono generali. Nella medicina cinese cerchiamo sempre soluzioni su misura, quindi secondo la costituzione della persona e le sue abitudini quotidiane. Quindi l'ideale è sempre di fare una consulenza personale per capire la sindrome di base di ciascun individuo. Detto questo, iniziamo. Ok, il primo punto, un punto di reni, si trova sulla pianta del piede. Perché praticamente il punto si trova qua e vorremmo prendere la parte laterale della mano, che si userebbe per fare un colpo di karate, e fare una frizione lineare profonda, che significa che vogliamo massaggiare di questo modo questo punto finché si sente un calore gradevole. Quindi possiamo fare qualche minuto così, su e giù, su questo punto. Essendo il punto più in basso di tutto il corpo, aiuta a scendere gli eccessi dalla testa in giù. È un punto che aiuta a rilasciare la paura, che calma l'ansia e lo stress, regola la pressione sanguigna e aiuta a radicare la persona. Il prossimo punto si trova dietro il malleolo interno e andiamo leggermente indietro. Questo è anche un punto sul meridiano del rene, che è la sede della nostra energia vitale. Quindi vogliamo fare un massaggio col pollice intervalli di 30 secondi per un paio di minuti su ciascun lato. Quindi favorisce un sonno profondo. E va bene anche per la stitichezza, per disturbi del ciclo mestruale e anche per problemi legati alla sessualità, quindi l'impotenza e altre problematiche di questo tipo. Da oltre 400 punti di agopuntura che si trovano sparsi per tutto il corpo, il mio preferito in assoluto è uno sul meridiano della milza, che si usa per tantissime funzioni, che va benissimo anche per l'insonnia. Quindi si chiama San Yin Jiao, che significa il punto di incrocio dei 3 meridiani yin, e quindi regola sia il sistema digerente, perché sta sul meridiano della milza, e il fegato e anche i reni.
Però attenzione, è controindicato usare questo punto per le donne gravidiche perché si dice che provoca il parto. Ora, detto questo, si potrebbe anche usare, e si usa infatti, durante il parto per ridurre i dolori del travaglio e anche per accorciare i tempi del parto. Va benissimo per tantissime cose, quindi del sistema riproduttivo, sia negli uomini che nelle donne, disturbi gastrointestinali, disturbi emotivi come l'insonnia, l'ansia, la ritenzione idrica, per tante cose. Il punto si trova di nuovo alla parte interna della caviglia, quindi misuriamo 4 dita più verso il ginocchio e troviamo un punto qua. Praticamente il tibia sta qua, scendiamo e c'è una depressione. Può essere parecchio sensibile, va bene, significa deve essere stimolato, quindi possiamo fare un massaggio col pollice per un paio di minuti 3 volte al giorno. Il prossimo punto è il punto numero 1 per l'insonnia, la preoccupazione e lo stress, ed è fantastico. Praticamente si trova sulla piega del polso, abbiamo qua l'osso pisiforme, qua a fianco, leggermente a fianco, a 2 cm, diciamo dalla parte laterale, abbiamo una depressione e là c'è il punto. Va benissimo stimolarlo per un paio di minuti al giorno, magari quando state al computer o guardando la TV e soprattutto prima di andare a letto. Si vendono anche dei bracciali con una piccola sfera di plastica che fanno pressione costante su questo punto, quindi sono molto utili nei casi di insonnia cronica. Finalmente vi volevo insegnare 2 punti auricolari, quindi sul padiglione auricolare. Praticamente l'auricoloterapia dice che tutte le parti del corpo e tutti gli organi si trovano sulle orecchie, perché si dice che ci sono raggruppamenti di cellule pluripotenti che rispecchiano, che hanno collegamenti con diverse zone del corpo. Quindi se abbiniamo qualche punto auricolare con dei punti corporali, l'effetto terapeutico è molto più forte. Si trovano questi 2 punti sulla parte, diciamo, questo si chiama la fossa scafoidea ed è la depressione, la fessura tra l'elice e l'anteelice. Ci sono 2 punti specifici che si vedono qua in rosso. Li potete schiacciare o massaggiare per 1 minuto 3 volte al giorno. Come ultimo consiglio potete provare a sostituire il caffè con il tè verde. Il caffè è molto stimolante per il corpo, quindi per chi soffre di insonnia o ansia forse è meglio evitare. Il tè verde è interessante perché praticamente contiene una sostanza che si chiama L-teina che stimola un neurotrasmettatore GABA che riduce ansia e stress. Il tè verde però si deve evitare il pomeriggio e la sera, quindi fino alle 2 di pomeriggio va benissimo. Potete anche provare delle tisane calmanti prima di andare a letto, quindi tipo la camomilla, la passiflora, la valeriana, l'erba di San Giovanni e la menta ad esempio, che aiutano molto a calmare il sistema nervoso e avere una qualità di sonno migliore. Spero che questi consigli vi siano stati utili. Se avete delle domande fatemele pure, sono qui per voi. Se questo video è piaciuto dammi un mi piace e condividete questo video con gli amici, con i parenti e ci vediamo alla prossima. Grazie mille, ciao!